Lezione 1. Una passeggiata nel parco. Ehi Anna, che ne dici di questo sabato intorno alle 10? Possiamo incontrarci qui e andare al parco a piedi. Sembra un'ottima idea, John. Il tempo dovrebbe essere perfetto per una passeggiata. Fantastico. Adoro fare passeggiate nel parco. Possiamo goderci l'aria fresca e lo splendido scenario. Anch'io. E possiamo fermarci per un caffè o uno spuntino lungo la strada. Sarà una bella pausa dai nostri impegni. Assolutamente. Non vedo l'ora di uscire di casa e sgranchirmi le gambe. Il parco è così tranquillo e rilassante. Sono d'accordo. Sarà un ottimo modo per ricaricarsi e magari anche avvistare qualche interessante fauna selvatica. Sicuramente. Porterò la mia macchina fotografica nel caso vedessimo uccelli o scoiattoli fighi. Sarà divertente provare a scattare delle foto fantastiche. È un'ottima idea. Sono sicuro che troveremo molte opportunità fotografiche. Sarà un magnifico sabato mattina. Non vedo davvero l'ora. È passato troppo tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare e goderci la reciproca compagnia. Lezione 2. Ridipingere il soggiorno. Ehi Anna, ho notato che stai ristrutturando il tuo salotto. Come va? Oh sì, sono così emozionata. Ho aggiunto dei cuscini colorati e ho riorganizzato la disposizione dei mobili. Rinfresca davvero lo spazio. Bello, sembra fantastico. Cosa ti ha fatto decidere di cambiare le cose? Beh, mi sentivo come se la camera avesse bisogno di un piccolo aggiornamento. Il nuovo layout lo apre e i tocchi di colore aggiungono un po' di vivacità. Scommetto che sembra fantastico. Avere un salotto intimo e accogliente è così importante. Assolutamente. Assicura davvero il tono a tutta la casa. Sono contento di come sta andando. Sono sicuro che sia meraviglioso. Quando posso venire a vedere il nuovo look? In qualsiasi momento. Forse possiamo prendere un caffè lì questo fine settimana e tu puoi dare un'occhiata. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Lezione 3. Rispettare la natura. Ehi Anna, hai visto quella notizia sull'importanza di non lasciare tracce durante le escursioni? Oh sì, l'ho visto. È così importante seguire i principi del non lasciare tracce e rispettare la natura. Sicuramente. Anche piccole cose come rimanere su sentieri designati e impacchettare tutta la spazzatura fanno una grande differenza. Assolutamente. Si tratta di essere un appassionato di attività all'aperto responsabile ed ecologica. Dobbiamo proteggere questi spazi naturali. Di sicuro. E costituisce un buon esempio anche per gli altri. Ogni piccola cosa aiuta a preservare l'ambiente. Completamente d'accordo. Si tratta di essere attenti e premurosi quando ci si gode la vita all'aria aperta. Esattamente. Sono lieto che sempre più persone siano consapevoli di queste importanti pratiche. Anch'io. È fondamentale che tutti facciamo la nostra parte per essere buoni amministratori del territorio. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per aver parlato di questo argomento. È un argomento importante.
Lezione 4. Confusione dell'orario di partenza. Ehi Anna, hai capito cosa hanno detto sull'orario di partenza per il viaggio? No, me lo sono perso. Cosa hanno detto? Oh, pensavo avessero aggiornato l'itinerario. Fammi ricontrollare i dettagli. Ok, nessun problema. Devo essermi distaccato durante quella parte della discussione. Fammi vedere qui. Ah, ora capisco. Hanno cambiato la partenza alle 8 del mattino invece che alle 9 del mattino. Oh, buono a sapersi. Mi assicurerò di modificare i miei orari di conseguenza. Sì, dobbiamo partire un po' prima del previsto. Non voglio rischiare di perdere l'autobus. Sicuramente no. Metterò una sveglia anticipata e sarò pronto a partire. Grazie per averlo capito, John. Nessun problema. Sono lieto di aver ricontrollato prima che arrivassimo in ritardo. Lezione 5. Suggerimenti per la negoziazione. Ciao Anna, volevo condividere alcuni suggerimenti che ho imparato sulle tecniche di negoziazione efficaci. Oh, è fantastico. Negoziare può essere complicato, quindi qualsiasi consiglio sarebbe davvero utile. Assolutamente. Una cosa fondamentale è rimanere sempre fiduciosi e assertivi, ma non aggressivi. Questo ha senso. Vuoi apparire deciso e competente. Esattamente. Ed è importante fare le tue ricerche in anticipo in modo da essere ben informato. Buon punto. Essere preparati con fatti e dati rafforzerà la tua posizione. Sicuramente. E cerca di trovare una via di mezzo, sii disposto a scendere a compromessi, ma non arrenderti troppo facilmente. Giusto. Trovare quell'equilibrio è fondamentale. Non vuoi sembrare troppo inflessibile o troppo disperato. Assolutamente. Queste sono alcune delle cose principali da tenere a mente. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli di negoziazione. Lezione 6. Abbracciare semplici passaggi. Ciao Anna, sapevi che semplici passaggi possono fare una grande differenza? Oh, davvero? Dimmi di più, John. Bene, anche piccoli cambiamenti nella nostra routine quotidiana possono avere un impatto significativo. Ad esempio, fare una breve passeggiata durante il pranzo o bere più acqua durante il giorno. Questo è un buon punto. Queste piccole cose possono sommarsi rapidamente. Esattamente. E la parte migliore è che sono così facili da incorporare nella nostra vita. Hai ragione, immagino che si tratti solo di essere consapevoli e di fare scelte consapevoli, anche se sono piccole. Assolutamente. È incredibile quanto tu possa sentirti meglio semplicemente apportando alcune semplici modifiche. Sono d'accordo. È bello sapere che semplici passaggi possono fare una grande differenza. Sicuramente. Si tratta solo di fare il primo passo e partire da lì. Lezione 7. Bilanciamento del tempo sullo schermo. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione su qualcosa. Certo, che succede? Beh, ho pensato al mio tempo davanti allo schermo ultimamente. Sento che sto trascorrendo troppo tempo sui miei dispositivi.
So cosa intendi. Può essere facile farsi risucchiare e perdere la cognizione del tempo. Sì, e penso che stia iniziando a influire sulla mia produttività e persino sul mio umore a volte. Posso capire. Penso che sia bene essere consapevoli di quanto tempo passiamo davanti agli schermi. Sicuramente. Ho sentito dire che è importante avere una routine equilibrata, capisci? Assolutamente. Sembra che tu stia pensando di apportare alcune modifiche. Sì, cercherò di porre dei limiti e trovare altri modi per trascorrere il mio tempo. Lezione 8. Routine consapevoli. Ehi Anna, com'è andata la tua giornata? Sta andando bene. Grazie per averlo chiesto. Che ne dici di te? Abbastanza buono, in realtà. Sto cercando di incorporare più consapevolezza nella mia routine quotidiana. Oh, questo è interessante. Che tipo di modifiche hai apportato? Beh, sto cercando di meditare e fare yoga leggero al mattino. Sembra un ottimo modo per iniziare la giornata. Ho sentito che può davvero aiutare la concentrazione e la produttività. Sì, ho già notato una differenza. Mi aiuta a sentirmi più radicato e centrato. Questo è fantastico. Volevo provare qualcosa di simile. Cosa ne pensi finora? Mi piace davvero. È un bel modo per rallentare e prendermi un momento per me stesso. Lezione 9. Rete dei nervi. Ehi Anna, devo partecipare a un grande evento di networking la prossima settimana e sono un po' ansiosa. Posso capire perché possa sembrare scoraggiante, John. Mettersi in gioco per conoscere nuove persone può essere snervante. Esattamente. Ho paura di sembrare imbarazzante o di non sapere cosa dire. Non stressarti troppo. Ricorda solo di sorridere, stabilire un contatto visivo e concentrarti sull'apprendimento dell'altra persona. Questo è un buon punto. Dovrei cercare di essere più curioso e ascoltare invece di parlare solo di me stesso. Assolutamente. Fai domande ponderate e mostra sincero interesse. Le persone generalmente amano parlare di se stesse. Ok, questo ha senso. E suppongo che non dovrei pensarci troppo, essere me stesso. Precisamente. Il tuo fascino e la tua gentilezza naturali risplenderanno. La chiave è rilassarsi e divertirsi. Hai ragione, devo provare a godermi l'esperienza invece di temerla. Mentalità positiva, giusto? Lezione 10. Passeggiata pomeridiana. Ehi Anna, ho intenzione di andare a fare una passeggiata nel tardo pomeriggio. Volete unirvi a me? Sembra adorabile, John. In realtà stavo solo pensando di fare la stessa cosa. Le grandi menti pensano allo stesso modo. Dove ti piace passeggiare di solito da queste parti? C'è un sistema di sentieri davvero carino nel parco vicino a casa mia. È così tranquillo e panoramico. Bello, sembra perfetto. Forse possiamo fermarci anche per una pausa veloce con un caffè o un tè. Sicuramente. Sarebbe un ottimo modo per rilassarsi. Non vedo l'ora.
Fantastico, anch'io. Sarà bello prendere una boccata d'aria fresca e chiacchierare. Assolutamente. Un po' di esercizio e del tempo di qualità con un buon amico. Cosa c'è di meglio? Non potrei essere più d'accordo. Questo è esattamente il tipo di cura di me stesso di cui ho bisogno in questo momento. Lezione 11. Visite turistiche della città. Ehi Anna, conosci le attrazioni locali della città? Sto programmando un viaggio e potrei usare alcuni consigli. Certo, conosco abbastanza bene la zona. Che tipo di attrazioni ti interessa vedere? Forse qualcosa di storico o culturale. Vorrei saperne di più sul patrimonio della città. Ok, ottimo. C'è un museo davvero carino in centro che espone la fondazione e il primo sviluppo della città. È un ottimo punto di partenza. Fantastico, sembra perfetto. Suggeriresti di controllare qualcos'altro mentre sono lì? Sicuramente. C'è anche un bellissimo quartiere storico con un'architettura affascinante e negozi locali. E il parco centrale ha incantevoli giardini e sentieri pedonali. Meraviglioso, sembrano tutti luoghi imperdibili. Posso prendere una mappa o una guida per aiutarmi a navigare nell'area? Assolutamente sì. Puoi procurarti una mappa gratuita per i visitatori alla stazione ferroviaria o al centro visitatori. Sono evidenziati tutti i principali punti di riferimento e siti. Perfetto, mi assicurerò di farlo. Grazie mille per i consigli. Non vedo davvero l'ora di esplorare la città ora. Lezione 12. Sistema di comunicazione. Salve Anna, ho una domanda sul sistema di comunicazione qui. C'è un modo utile per gli ospiti di contattare la reception? Assolutamente, John. Abbiamo diverse opzioni per comunicare con noi. Fantastico, quali sono queste opzioni? Bene, abbiamo una linea telefonica diretta in ogni camera che ti collega direttamente alla reception. C'è anche un'app dedicata che puoi usare sul tuo telefono per inviare messaggi o richieste. Ah, capisco. E sono gli unici modi per contattarmi? No, abbiamo anche un telefono nella hall che puoi usare e un banco di accoglienza dove puoi parlare con qualcuno di persona. Meraviglioso, mi dà un sacco di scelte. C'è un metodo che consiglieresti come il più efficiente? Per la maggior parte delle richieste, suggerisco di utilizzare il telefono in camera o l'app. Questi tendono ad avere i tempi di risposta più rapidi. Ma le altre opzioni sono ottime se hai bisogno di un'assistenza più personalizzata. Perfetto, è davvero utile saperlo. Grazie per avermi illustrato tutte le opzioni di comunicazione. Lezione 13. Vantaggi del lavoro a distanza. Ehi Anna, ho sentito parlare molto dei vantaggi del lavoro a distanza in questi giorni. Qual è la tua opinione al riguardo? Bene, penso che il lavoro a distanza offra dei vantaggi davvero notevoli. Innanzitutto, offre molta più flessibilità in termini di equilibrio tra lavoro e vita privata. Questo è un buon punto. Quali altri vantaggi vedi nel lavoro a distanza? Un altro grande vantaggio è la mancanza di spostamenti. Non avere a che fare con il traffico o i mezzi pubblici può far risparmiare molto tempo e ridurre lo stress.
Assolutamente, è un enorme vantaggio. Qualcos'altro? Sì, il lavoro a distanza tende anche ad aumentare la produttività poiché ci sono meno distrazioni rispetto a un ufficio tradizionale. Interessante, non ci avevo pensato. Ci sono altri vantaggi che hai notato? Bene, dal punto di vista ambientale, il lavoro a distanza riduce l'impronta di carbonio riducendo cose come il consumo di energia in ufficio e il pendolarismo. Buon punto. Questa è una considerazione importante di questi tempi. Nel complesso, sembra che il lavoro a distanza abbia molti vantaggi. Lezione 14. Marketing per le piccole imprese. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione sul marketing per le piccole imprese. È una strategia efficace? Sai, penso che il marketing possa essere incredibilmente prezioso per le piccole imprese se fatto strategicamente. Cosa intendi con questo? Puoi darmi qualche esempio? Bene, cose come il social media marketing, le campagne email e la sensibilizzazione della comunità locale possono essere davvero efficaci e convenienti per le piccole imprese. Ok, questo ha senso. Che dire delle forme di marketing più tradizionali? Anche queste possono funzionare, ma le piccole imprese devono essere un po' più selettive. Gli annunci stampati, i direct mailing e simili possono diventare costosi rapidamente. Questo è un buon punto. Quindi, quali sono secondo te le cose chiave su cui una piccola impresa dovrebbe concentrarsi per il proprio marketing? Consiglierei di identificare il pubblico di destinazione, sfruttare i canali digitali e cercare sempre di fornire valore ai potenziali clienti. Sembra un consiglio valido. Qualche altro consiglio che offriresti per il marketing delle piccole imprese? Lezione 15. Interview a tire. Mattina. Ho un importante colloquio di lavoro tra poco. Hai qualche consiglio su cosa dovrei indossare? Oh, è eccitante, John. Per un colloquio professionale, consiglio di indossare un abito classico e ben aderente. Un abito, capito. Un colore o uno stile particolare che suggeriresti? I toni neutri come il blu marino, il carbone o il grigio scuro sono sempre una scommessa sicura. E preferirei un abito tradizionale a due pezzi. Ok, questo ha senso. Che mi dici della camicia e della cravatta? Qualche consiglio? Per la camicia, una bottonatura croccante bianca o azzurra sarebbe perfetto. E una cravatta complementare in tinta unita o con motivo sottile. Eccellente, questo mi dà un buon punto di partenza. C'è altro che dovrei tenere a mente per l'abbigliamento da intervista? Sì, assicurati che la vestibilità della tuta sia su misura e professionale. Evita qualcosa di troppo largo o troppo stretto. E assicurati che le tue scarpe siano lucide e in buone condizioni. Ottimi consigli. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a spiegarmi gli elementi essenziali per l'intervista. Lezione 16. Dare l'esempio. Mattina. Stavo pensando all'importanza di essere un buon modello. Quali sono secondo te alcuni modi chiave in cui possiamo mostrare gentilezza e rispetto nella nostra vita quotidiana? Ottima domanda, John.
Credo che dare l'esempio sia fondamentale. Dimostrare empatia, trattare gli altri con dignità ed essere affidabili sono tutti importanti. Assolutamente. Trovo che quando sono intenzionale su queste cose, do davvero il tono e incoraggia le persone intorno a me a fare lo stesso. Sicuramente. È incredibile come le nostre azioni, anche le più piccole, possano plasmare l'ambiente in cui ci troviamo. Hai notato casi specifici in cui il tuo esempio ha fatto una differenza positiva? Sì, in realtà. L'altro giorno ho tenuto la porta aperta a un collega e sono sembrati davvero sorpresi, ma poi hanno fatto lo stesso con qualcun altro. Sono questi tipi di effetti a catena che mi spingono a continuare a concentrarmi sull'essere un buon modello. Meraviglioso. È così importante ricordare che tutti abbiamo il potere di ispirare gentilezza attraverso i nostri comportamenti. Anche le piccole cose contano. Assolutamente. Mi fa piacere che siamo d'accordo su questo argomento. È un settore che mi appassiona molto e apprezzo che tu abbia collaborato con me su questo argomento. Anch'io, John. Questi tipi di conversazioni sono così preziosi. Non vedo l'ora di continuare a imparare gli uni dagli altri e di diffondere più positività attraverso le nostre azioni. Concordato. Sono contenta che abbiamo fatto questa chiacchierata. È un buon promemoria per entrambi di continuare a dare l'esempio. Lezione 17. Promemoria della crescita. Ehi Anna, stavo riflettendo su alcuni dei miei successi passati l'altro giorno e mi ha fatto davvero apprezzare quanto sono cresciuta. Ottimo, John. Trovo molto significativo guardare indietro e vedere i progressi che abbiamo fatto. I nostri successi possono essere un potente promemoria di quanto lontano siamo arrivati. Sicuramente. Anche le piccole vittorie servono come pietre miliari che mostrano i cambiamenti positivi nel tempo. È facile lasciarsi prendere dalla quotidianità e non fare un passo indietro per apprezzare il quadro generale. Assolutamente. Questi risultati, grandi o piccoli, sono una testimonianza dello sforzo e della determinazione che abbiamo profuso. Danno forma a chi siamo in modi profondi. Ben detto. Mi sento come se avessi acquisito così tanta prospettiva e sicurezza riflettendo sul mio viaggio. Mi motiva davvero a continuare ad andare avanti. Posso immaginare che sarebbe incredibilmente potente. Questo promemoria delle vostre capacità di crescita deve farvi sentire più attrezzati per affrontare nuove sfide. Esattamente. È come una fonte intrinseca di incoraggiamento, sai? Sono entusiasta di continuare ad espandere i miei orizzonti e a fissare obiettivi ancora più grandi. Meraviglioso, John. È così importante celebrare i nostri progressi e utilizzarli come carburante per la crescita futura. Sono lieto che tu stia sfruttando questa opportunità. Anch'io. Grazie per aver ascoltato e condiviso i tuoi pensieri al riguardo. È stata una conversazione davvero edificante. Lezione 18. Un programma fitto. Mattina. Volevo informarmi sul nostro prossimo orario di lavoro. Hai avuto la possibilità di darci un'occhiata? Buongiorno, John. Sì, ho esaminato il programma e sembra piuttosto affollato. Hai dubbi specifici di cui dovrei essere a conoscenza? Beh, alcune cose. Ho notato che mercoledì abbiamo delle riunioni consecutive e sono un po' preoccupata di trovare il tempo per i nostri regolari check-in. Mm, capisco cosa intendi.
Quelle riunioni del mercoledì sembrano serrate. Forse possiamo provare a inserire una rapida sincronizzazione di 15 minuti durante la pausa pranzo di quel giorno? È un'ottima idea. Speravo che potessimo fare qualcosa del genere. Sicuramente non voglio che le nostre comunicazioni regolari falliscano. Assolutamente. Mantenere quei punti di contatto sarà fondamentale, soprattutto con tutto il resto che stiamo succedendo. C'erano altri punti del programma di cui volevi discutere? In realtà sì. Ho notato che venerdì abbiamo quella presentazione a tutti gli effetti. Sai se dobbiamo preparare del materiale per questo? Buona cattura. Farò un doppio controllo, ma credo che dovremmo essere presenti e pronti a rispondere a tutte le domande che dovessero sorgere. Nessuna presentazione importante da parte nostra. Ok, buono a sapersi. Questo allevia un po' la pressione. Voglio solo assicurarmi che siamo al corrente di tutto. Lezione 19. La puntualità è importante. Mattina. Volevo parlarti di qualcosa che ho notato ultimamente. Buongiorno, John. Certo, cosa ti passa per la testa? Beh, ho notato che sei arrivato in ufficio un po' più tardi del nostro solito orario di inizio. Volevo solo fare il check-in e vedere se va tutto bene. Oh, capisco. Hai ragione. Il mio orario di arrivo è stato un po' incoerente ultimamente. Ho cercato di gestire alcune questioni personali al mattino, ma non voglio che ciò influenzi il mio lavoro. Capisco. La vita può sicuramente essere frenetica fuori dall'ufficio. Ma come sapete, la puntualità è davvero importante per noi. Assolutamente. Hai assolutamente ragione. Mi assicurerò di dare la priorità ad arrivare in ufficio in orario d'ora in avanti. Non voglio che il mio ritardo influenzi le dinamiche o la produttività del nostro team. Apprezzo la tua comprensione. So che sei un membro del team dedicato e laborioso e non voglio che questo diventi un problema. Grazie, John. Farò del mio meglio per avere un orario di arrivo più coerente. Forse possiamo anche fare il check-in regolarmente per assicurarci che io rispetti i nostri orari previsti. Sembra un'ottima idea. Sono felice di contattare base settimanalmente o anche giornalmente, se necessario, solo per assicurarmi che siamo sulla stessa pagina. Lezione 20. Affrontare i danni. Buongiorno, volevo parlarti di una cosa che ho notato quando sono arrivato oggi. Buongiorno, John. Quale sembra essere il problema? Beh, ho notato che c'è un graffio sulla fiancata della mia auto nel parcheggio. Per caso ne sai qualcosa? Oh no, mi dispiace molto, John. Stamattina stavo uscendo dal mio posto e non devo aver visto il bordo della tua auto. Mi sento malissimo. Capisco. Apprezzo che tu sia stato sincero. Gli incidenti accadono, ma voglio assicurarmi che affrontiamo la questione nel modo giusto. Assolutamente, ovviamente. Mi assumerò la piena responsabilità per i danni. Per favore fatemi sapere come posso aiutarvi a ripararlo. Beh, sono contenta che tu sia disposto a occupartene. Perché non ti fai fare un preventivo da un meccanico di fiducia e possiamo partire da lì? Sembra ragionevole. Lo configurerò il prima possibile e ti terrò aggiornato sul processo. Ripeto, mi dispiace davvero.
Non c'è bisogno di scusarsi. So che non è stato intenzionale. Sono felice che lo stiamo affrontando in modo tempestivo e responsabile. Lezione 21. Abbracciare l'ascolto attivo. Ehi Anna, ho sentito che stai lavorando per migliorare le tue capacità di ascolto attivo. Come sta andando? Ciao John, sta andando bene. Ho cercato di mantenere il contatto visivo e di annuire per dimostrare che sono fidanzato. È bello sentirlo. Mantenere il contatto visivo è una parte così importante dell'ascolto attivo. Assolutamente. Trovo che mi aiuti davvero a rimanere concentrato sulla conversazione. Sicuramente. E che ne dici di riflettere su ciò che dice l'altra persona? Ci hai provato? Sì, ce l'ho. Ho riformulato i punti chiave per assicurarmi di aver capito bene. Bello, questa è un'altra eccellente tecnica di ascolto attivo. Mostra all'altoparlante che stai veramente ascoltando. Esattamente. Ho notato che aiuta davvero a creare connessioni migliori nelle conversazioni. Totalmente. L'ascolto attivo è un'abilità così sottovalutata, ma fa una grande differenza. Lezione 22. Coltivare la coerenza nelle nuove abitudini. Ehi Anna, ho sentito che stai cercando di iniziare una nuova abitudine. Come va? Oh, ehi John. Sì, sto cercando di meditare per alcuni minuti ogni giorno. È fantastico. La meditazione può essere un'abitudine così potente. Sta andando bene finora? È stata un po' dura, ad essere onesti. Ho difficoltà a mantenerlo costantemente. Capisco. Iniziare nuove abitudini può sicuramente essere difficile. Cosa hai trovato utile? Beh, sto cercando di farlo solo per 5 a 10 minuti ogni mattina. Ma alcuni giorni me ne dimentico o non ne ho voglia. Ho sentito dire che è fondamentale sviluppare abitudini in piccoli passi gestibili. Forse iniziare con soli 2-3 minuti? Questo è un buon suggerimento. Penso che iniziare molto in piccolo potrebbe aiutarmi a costruire la coerenza. Esattamente. E anche impostare promemoria o farlo alla stessa ora ogni giorno può renderla un'abitudine. Lezione 23. Prepararsi per i viaggi all'estero. Ehi Anna, ho sentito che presto andrai a Londra per un viaggio d'affari. Come procede la pianificazione? Ah, sì. Ne sono davvero entusiasta. La pianificazione sta procedendo bene finora. È bello sentirlo. È la prima volta che vai a Londra per lavoro? No, ci sono già stato alcune volte, ma è sempre divertente tornarci. Bello. Hai delle attività imperdibili o da fare in lista questa volta? Beh, spero di visitare nuovamente la Torre di Londra. E mi piacerebbe vedere uno spettacolo nel West End. Oh, la Torre di Londra è un classico. E vedere una produzione del West End sarebbe fantastico. Sicuramente. Spero anche di dare un'occhiata ad alcuni dei nuovi quartieri alla moda questa volta.
Oh, è un'ottima idea. Esplorare le aree emergenti può darti una prospettiva diversa. Lezione 24. La cura di sé è importante. Ehi Anna, mi sento un po' sopraffatta ultimamente. Hai qualche consiglio su come dare priorità alla cura di sé? Mi dispiace sapere che ti sei sentito stressato, John. Prendersi del tempo per se stessi è molto importante, specialmente nei periodi di maggiore affluenza. Hai ragione, so che devo fare uno sforzo maggiore, ma può essere difficile trovare il tempo. Capisco. Ma anche le piccole cose possono fare una grande differenza. Hai preso in considerazione l'idea di incorporare alcune rapide routine quotidiane? Tipo cosa? Sono aperto ai suggerimenti. Forse prova una breve meditazione o un esercizio di respirazione al mattino. O semplicemente programmando una pausa per camminare durante la giornata lavorativa. Questo è un approccio intelligente. È fondamentale dedicare del tempo a noi stessi, anche se sono solo 15-20 minuti. Esattamente. E non dimenticare di fare le cose che ti piacciono, che si tratti di leggere, ascoltare musica o trascorrere del tempo nella natura. Buon punto. Probabilmente dovrei programmare anche quelle attività, invece di lasciarle cadere nel dimenticatoio. Lezione 25. Prepararsi all'avventura. Ehi Anna, ho sentito che stai andando a comprare nuovi attrezzi per attività all'aperto. Per cosa siete sul mercato? Oh ciao, John. Sì, sto cercando dell'attrezzatura per un'imminente escursione. Bello. Dove hai intenzione di fare un'escursione? Vado in montagna per un'avventura di più giorni con lo zaino in spalla. Sembra incredibile. Che tipo di attrezzatura speri di trovare? Beh, ho bisogno di uno zaino robusto, delle scarpe da trekking di alta qualità e un fornello da campeggio affidabile. Sono tutti elementi essenziali per un viaggio zaino in spalla. Hai fatto molte escursioni prima? Ho fatto alcune escursioni di un giorno, ma questo sarà il mio primo trekking più lungo di più giorni. Quindi voglio assicurarmi di avere l'attrezzatura giusta. Questo ha assolutamente senso. Un equipaggiamento di qualità può davvero migliorare o rovinare un viaggio escursionistico più lungo. Lezione 26. Pianificazione delle feste. Ehi Anna, abbiamo bisogno di altro per la festa oltre ai palloncini e agli striscioni? Ottima osservazione, John. Penso che ci servano anche delle stelle filanti e delle decorazioni per le feste per rendere il posto davvero festoso. Ah sì, gli streamer sarebbero perfetti. Forse potremmo prenderne un po' come tema cromatico della festa. È un'ottima idea. Gli streamer collegherebbero davvero bene il tutto. Assolutamente. E probabilmente dovremmo procurarci anche delle divertenti bomboniere per le feste, come quegli stupidi cappelli e quei rumoreggiatori. Sì, le bomboniere si aggiungeranno all'atmosfera vivace. Sarà una festa così divertente. Non vedo l'ora, sarà la festa più bella di sempre. Nemmeno io. Non vedo l'ora di vedere che tutto si risolve. Bene, facciamo un elenco finale per assicurarci di avere tutto sotto controllo. Lezione 27. Regalo personalizzato.
Ehi Anna, ho avuto un'idea per un regalo personalizzato per il matrimonio dei nostri amici. Oh, sembra adorabile. Cosa stavi pensando di comprarli? Beh, stavo pensando che potremmo procurargli un bel set di penne incise o una cornice per foto personalizzata. Sono entrambe idee così ponderate. L'opzione incisa sarebbe davvero speciale. Assolutamente sì, potremmo persino farla incidere con le loro iniziali o la data del matrimonio. È un'idea meravigliosa. Sono sicuro che apprezzerebbero davvero il tocco personalizzato. Ottimo, allora è quello che sceglierò. Grazie per il contributo. In qualsiasi momento. Sono sicuro che qualunque cosa tu scelga, la adoreranno. Lo spero. Va bene, vado a fare l'ordine. Lezione 28. Piani di viaggio. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio a breve. Dove stai andando? Oh sì, ne sono davvero entusiasta. Sto pensando di visitare l'Italia quest'estate. Italia, eh? Sembra incredibile. Ho sempre voluto andarci. Dovresti assolutamente provare ad andare se puoi. C'è così tanta storia e cultura da esplorare. Scommetto ci sono luoghi imperdibili del tuo itinerario? Beh, voglio assolutamente vedere Roma e vedere tutti i monumenti iconici. E, naturalmente, non vedo l'ora di provare tutto il delizioso cibo italiano. Il cibo da solo vale il viaggio. Sono un po' geloso, ad essere sinceri. Ah, dovresti unirti a me. Sarebbe molto divertente viverlo insieme. Vorrei poterlo fare, ma forse un'altra volta. Per ora, dovrò solo vivere indirettamente attraverso di te. Lezione 29. Riscoperta. Ehi Anna, hai mai trovato una vecchia foto o un ricordo che ti ha trasportato indietro nel tempo? Assolutamente, John. È come portare alla luce ricordi dimenticati quando riscopriamo quelle gemme nascoste. Esattamente. È incredibile come un semplice oggetto possa suscitare emozioni e nostalgie così forti. Sicuramente. L'altro giorno ho trovato un mio vecchio album da disegno che mi ha riportato alla mia infanzia. Deve essere stata un'esperienza meravigliosa. Adoro quando succede. Lo era. Sfogliare quelle pagine è stato come rivivere quei giorni spensierati. Posso immaginarlo. È incredibile come la nostra mente possa conservare quei ricordi, anche se sono sepolti da anni. Assolutamente. È una bella cosa essere in grado di riconnettersi con il nostro passato in quel modo. Non potrei essere più d'accordo. Queste riscoperte sono davvero speciali. Lezione 30. Dibattito sportivo. Ehi Anna, chi pensi sia stato il miglior giocatore della squadra in questa stagione? Mm, questa è dura. Devo dire che l'attaccante è stato l'artista di spicco. Davvero? Pensavo che anche il centrocampista avesse avuto una stagione incredibile. È vero. Aveva delle partite fantastiche.
ma l'attaccante ha segnato 2 gol cruciali nella partita finale. Buon punto. Quei gol vincenti erano enormi. Immagino sia difficile discutere di quel tipo di impatto. Esattamente. L'attaccante sembrava essere nel posto giusto al momento giusto per tutta la stagione. Sì, probabilmente hai ragione. Era sicuramente l'MVP del mio libro. Sono d'accordo. Ha davvero portato la squadra sulle spalle quando avevano più bisogno di lui. Sicuramente. Sarà emozionante vedere cosa potrà fare la prossima stagione. Lezione 31. Arrivati all'aeroporto. Ehi Anna, sono così felice di essere finalmente arrivata all'aeroporto. Il traffico era davvero pessimo per arrivare qui. Ciao John, com'è andato il tuo volo? Spero non sia stato troppo turbolento. Era tutto a posto, un po' accidentato a volte ma niente di grave. Sono felice di essere qui adesso. È bello sentirlo. Ero preoccupato che il volo potesse essere ritardato o qualcosa del genere. Anch'io, ma alla fine è andato tutto bene. Allora, qual è il piano per oggi? Qualcosa di eccitante? Beh, stavo pensando che potremmo prima mangiare qualcosa e poi magari fare un giro turistico per la città. Sembra perfetto. Sto morendo di fame e non vedo l'ora di esplorare. Ottimo, andiamo allora. Conosco il posto giusto per una deliziosa cucina locale. Fantastico, apri la strada. Lezione 32. Visitare Machu Picchu. Buongiorno Anna, ho sentito che sei già stata a Machu Picchu. Cosa ne pensi? Ehi John, è stato assolutamente incredibile. Consiglio vivamente di aggiungerlo alla tua lista dei desideri. Davvero? Ho sempre voluto andarci, ma ho sentito dire che è un'escursione piuttosto impegnativa per arrivarci. È vero, il trekking può essere duro, ma i panorami dall'alto valgono ogni passo. Wow, è bello sapersi. Forse potremmo programmare un viaggio lì insieme un giorno. Assolutamente. Sarei più che felice di mostrarti e condividere i miei consigli. Sarebbe fantastico. Sono convinto, Machu Picchu lo è. Ottimo. Allora dovremo iniziare a pianificare tutti i dettagli. Sarà un'avventura epica. Non vedo l'ora. Questo sarà sicuramente il momento clou del mio viaggio. Lezione 33. Provare il sushi. Ehi Anna, hai provato quel nuovo ristorante di sushi che ha appena aperto? No, non ne ho ancora avuto l'occasione. Cosa ne pensi? È davvero buono. Dovresti assolutamente provarci. Hanno dei panini unici. Oh, tipo cosa? Sono sempre pronto a provare cose nuove. Beh, hanno questo chiamato Dragon Roll. Ha gamberetti in tempura, avocado e anguilla. Oh, sembra delizioso. Adoro il sushi all'anguilla. Anch'io, è il mio preferito. Andiamo a controllarlo insieme qualche volta.
Sicuramente ci sto. Sushi e buona compagnia. Cosa c'è di meglio? Esattamente. Facciamolo, farò una prenotazione. Lezione 34. Discutere delle recenti proteste. Ehi Anna, hai sentito delle proteste in corso nella nostra città? Sì, ce l'ho. È su tutti i notiziari. Cosa ne pensi? È una questione davvero complessa, ma ammiro le persone che difendono ciò in cui credono. Anch'io. Penso che sia importante avere un dialogo aperto e trovare una soluzione pacifica. Assolutamente. Speriamo che le autorità ascolteranno le preoccupazioni dei manifestanti. Lo spero anch'io. Questo tipo di situazioni può essere molto teso, ma la violenza non risolverà nulla. Sono d'accordo. Il modo migliore per andare avanti è attraverso una comunicazione aperta e onesta. Sicuramente. Sono lieto che le persone stiano usando la propria voce per fare la differenza, anche se non è facile. Lo stesso qui. È stimolante vedere la comunità riunirsi per una causa comune. Lezione 35. Alla ricerca di un abbigliamento comodo ed elegante. Ehi Anna, sto cercando di trovare dei vestiti nuovi che siano comodi ed eleganti, ma sto attraversando un periodo difficile. Conosco la sensazione. Può essere difficile trovare il giusto equilibrio. Che tipo di stile stai cercando? Beh, voglio qualcosa di casual ma comunque ordinato, capisci? Niente di troppo elegante, ma nemmeno troppo semplice. Mm, capisco cosa intendi. Hai provato a dare un'occhiata ad alcuni dei marchi di moda più sostenibili? Non ancora, ma è un'ottima idea. Dovrò dare un'occhiata a quelli. Qualche consiglio? Alcuni dei miei preferiti sono Everlane, Patagonia e Reformation. Hanno pezzi davvero belli e di alta qualità. Fantastico, li esaminerò sicuramente. Grazie per i consigli. Conosci sempre i posti giusti per fare acquisti. Certo, sono felice di aiutare. Fammi sapere se trovi qualcosa di buono, mi piacerebbe vedere con cosa finirai. Lo farò, grazie ancora. Mi sento ispirata a rinnovare il mio guardaroba adesso. Lezione 36. Forniture artistiche. Ehi Anna, ti sei ricordata di ritirare le forniture artistiche per il nostro progetto? Ops, me ne ero completamente dimenticato. Di cosa avevamo bisogno di nuovo? Beh, ci serviranno sicuramente dei righelli e dei bastoncini di colla. E forse anche delle matite colorate sarebbero carine. Ah, giusto, le matite colorate. Questo farebbe davvero risaltare il nostro progetto. Andrò al negozio mentre torno a casa. Fantastico, grazie Anna. Basta non dimenticare i righelli e i bastoncini di colla, ok? Ho capito. Mi assicurerò di prendere tutto. Questo progetto andrà alla grande. Sono sicuro che lo farà. Non vedo l'ora di iniziare. Nemmeno io. A presto, John. Ci vediamo.
Lezione 37. Hotel checkout. Buongiorno Anna, volevo chiedere informazioni sull'orario di check-out in hotel per il nostro viaggio. Oh giusto. Credo che l'orario di checkout sia alle 11. Ma se abbiamo bisogno di più tempo, possiamo avvisare la reception. 11, ho capito. Dovrebbe darci tutto il tempo per fare le valigie e partire. Sicuramente. E se per caso avremo bisogno di un po' più di tempo, sono sicuro che saranno accomodanti. Buono a sapersi. Grazie per aver ricontrollato i dettagli al riguardo. Nessun problema. Sono lieto di aver potuto chiarirti la procedura di pagamento. Anch'io. Va bene, mi assicurerò che siamo pronti per partire in orario domani. Suona bene. Ci sentiamo dopo, John. Abbi cura di te. Lezione 38. Aprire una panetteria. Ehi Anna, volevo sapere cosa ne pensi dell'apertura di una panetteria. Oh, è un'idea entusiasmante. Quali aspetti avevi in mente? Beh, sto pensando al lato legale e finanziario delle cose. Hai qualche consiglio in merito? Mm, queste sono sicuramente considerazioni importanti. Ti consiglio di esaminare i permessi e le licenze necessari per la tua zona. Bella chiamata. E dal punto di vista finanziario, qualche consiglio? Per il finanziamento, potresti esplorare i prestiti per le piccole imprese o anche le opzioni di crowdfunding. E assicurati di delineare un solido piano aziendale. Fantastico, è davvero utile. Apprezzo che tu abbia condiviso la tua esperienza in materia. Certo, fammi sapere se posso fare altro per aiutarti a far decollare questo panificio. Lo farà. Grazie ancora. Lezione 39. Prenotazione online. Ehi Anna, stavo cercando di prenotare il nostro hotel per il viaggio online. Oh, è un'ottima idea. Le prenotazioni online di solito hanno delle belle offerte e sconti. Esattamente quello che stavo pensando. Hai qualche consiglio per ottenere le migliori tariffe? Mm, trovo che prenotare direttamente tramite il sito web dell'hotel sia spesso la più conveniente. Ah, capisco, è bello sapersi. E dovremmo cercare promozioni o codici promozionali specifici? Sicuramente. La ricerca dei codici sconto attuali può davvero aiutare a risparmiare denaro. Eccellente, mi assicurerò di farlo. Questo renderà la pianificazione del viaggio molto più semplice. Sono sicuro che lo farà. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli per trovare quelle fantastiche tariffe online. Lo farò, grazie Anna. Questo è super utile. Lezione 40. Comodo trasporto. Ciao Anna, hai sentito parlare di quel nuovo servizio di rideshare che può portarti alle attrazioni vicine? Oh sì, lo sto usando molto ultimamente. È così comodo. Basta toccare alcuni pulsanti sul telefono e arriva un autista che ti porterà ovunque tu debba andare. Sembra fantastico. Che tipo di attrazioni hai visitato?
Beh, la settimana scorsa l'ho usato per andare a vedere una nuova mostra in un museo in centro. L'autista mi ha lasciato proprio all'ingresso, è stato meraviglioso. Wow, è perfetto. Non c'è bisogno di preoccuparsi di parcheggiare o di navigare in un'area sconosciuta. Esattamente. E anche i prezzi sono davvero ragionevoli. È stato un punto di svolta per me spostarmi in città. Dovrò provarlo la prossima volta che devo andare da qualche parte. Sembra un'opzione molto migliore rispetto alla guida da sola. Sicuramente. Lo consiglio vivamente. Il servizio è così affidabile e gli autisti sono sempre cordiali. Ottimo, grazie per la raccomandazione Anna. Dovrò scaricare l'app e provarci.